Eccoci qua per le mie ragazze e i miei ragazzi del segno del Sagittario, ascendente Sagittario, Luna o Venere in Sagittario. Andiamo a vedere cosa ti sta per accadere in amore nei prossimi 7-8 giorni, sia che tu abbia una persona in mente o che tu sia single. Vediamo cosa può accadere nei prossimi 7-8 giorni. Allora, mettiamo prima di tutto una carta guida. Sagittario, amore. Vediamo. La papessa. Allora, io qua vedo che c'è o silenzio con qualcuno, oppure ti vedo molto introspettivo, che non ne vuoi sapere dell'amore, che stai concentrata sui tuoi studi personali, sulle tue cose, su ciò che ti riguarda personalmente. 10 di bastoni, può esserci silenzio con una persona. Vediamo un po' che succede in questi prossimi 8 giorni. Sagittario, forte il segno del pesce abbiamo. Vediamo. Sagittario, cosa succede in amore? Prossimi 7-8 giorni. Allora, cosa succede in amore? C'è una telefonata, una chiamata, una resurrezione, il giudizio e il paggio di denari. Qua abbiamo una chiamata, il giudizio, in concreto, paggio di denari. Quindi una proposta in concreto, il paggio di denari è il più concreto di tutti i paggi. Il giudizio è proprio la telefonata improvvisa o la resurrezione nell'amore per te con una proposta in concreto. Allora, andiamo a vedere energia attuale, energia positiva, energia negativa, energia passata, futura, e conclusione di energia futura. Qua abbiamo il paggio di denari, il 3 di coppe, la morte, gli amanti, la regina di bastoni. Guarda, mi sta dicendo che arriva un cambio per te, regina di bastoni, questa sei tu, in amore, un cambio, la morte, che mi parla di un incontro. 3 di coppe, paggio di denari, mi parla di un incontro, se una persona nuova la puoi incontrare quando esci, mi parla di un incontro che ti piace, che è piacevole, oppure di una riconciliazione. Forte il segno dello Scorpione Gemelli. Vediamo un po'. Energia attuale, Sagittario, cosa sta per succedere in amore? Qua abbiamo il Sole. Che tu stia o meno con una persona, io ti vedo godendo della vita, dei tuoi amici, di quello che ti interessa, ti vedo contenta o contento al di là di quello che hai a livello amoroso relazionale. Il Sole mi parla di godere quotidianamente della vita, ti vedo stare bene con il Sole, energia attuale. Vediamo l'energia positiva, la giustizia. La giustizia per te entra in gioco in amore in questi giorni. Qua c'è una persona con la giustizia che ne vale la pena. Ne vale la pena. Forte il segno della bilancia e del leone. Vediamo un po'. Energia negativa. La papessa, guarda, l'abbiamo qua. È possibile che tu non ti apra facilmente. Sei un po' sulle tue, non ti fidi molto ad aprirti. Va bene? Ok, questo è il senso. Vediamo passato, 8 di spade e l'asso di bastoni. Qua vedo che c'è stata un'opportunità ma poi è rimasta bloccata, o comunque sia c'è stato un inizio o con qualcuno o con una persona che già conosci o una persona nuova, ma è stata bloccata, 8 di spade, oppure sentirsi un po' frustrati per questa opportunità. C'è stato un po' di blocco, magari c'è stato un nuovo inizio, però c'è stato poi un blocco. Io vedo che al di là di questa situazione tu stai bene. Rispetto all'amore sei restia o restia un po' ad aprirti. Vediamo che succede nei prossimi 7-8 giorni. Vedi, eccolo, paggio di coppe. Il mago. Mi dicono che ne vale la pena. Questa opportunità mi dicono ne vale la pena. E cavaliere di spade. Questa persona arriva all'attacco e ne vale la pena, mi stanno dicendo. Talmente arriva all'attacco che tu stai un po', ti prende un po' sprovveduta. Che c'è dopo il cavaliere di spade? Cavalieri di bastoni, abbiamo anche opzioni, è possibile per alcuni di voi. Vi vedo un po'. Mo che faccio?
Guarda, io vedo che c'è un forte impeto e questa persona ne vale la pena con il mago, eh? C'è un forte impeto, questa persona non si arrende, ti prende un po' alla sprovvista, ma non si arrende. È una stesa bomba, non te lo vedi arrivare questa cosa perché stai modalità papessa, anche se sei uomo, eh? Però nei prossimi 7-8 giorni vedo una persona amabile, paggio di coppe, il mago che vuole manifestare un'opportunità, che passa all'attacco, cavaliere di bastoni, cavaliere di spade, attacco, attacco, e improvvisa questa cosa, eh? Ok, vediamo un po' che cosa ci dicono. Forte il segno del gemelli, Ariete, Leone, Sagittario come te, Pesci, ok. Vediamo un po' cosa ci dicono il Sole. Energia attuale il Sole, Sagittario, energia attuale, l'appeso, vedi l'amore è fermo. L'amore è fermo in questo momento, la situazione è ferma. Vediamo energia positiva, la giustizia e il mondo. Qua puoi conoscere una persona che è a distanza o su internet, le comunicazioni su internet, anche richieste di scuse su internet sono ben aspettate, sui social. Qua arriva una nuova tappa della tua vita che ti porta una persona di valore. Io non so chi sia, però una persona di valore. Vedi il 4 di spade dopo del tempo. Vediamo la papessa al blocco. Paggio di bastoni. Tu non fai niente però. Per te tu non vuoi fare nessun passo. Sei tu, paggio di bastoni, sei tu anche, no? Al blocco. Non fai nessun passo perché metterai alla prova questa persona. Mm. Cioè, vuoi vedere che sia l'altra persona, mi spiego? Vediamo, vediamo. Ah, asso di bastoni, 8 di spade. Cavaliere di coppe. Qua c'è stato già nel passato un movimento d'amore di qualcuno, o della stessa persona o di un'altra persona. Però poi è rimasto bloccato. Vediamo, asso di bastoni e 8 di spade. Perché l'8 di spade? 10 di bastoni. Il 10 di bastoni lo avevamo nell'altro, se vi ricordate, qua. È come se qua un movimento d'amore, comunque sia l'amore, non avanzava. Non so, o da parte tua o da parte di questa persona, la situazione non avanzava. Forse c'è una distanza, 2 di bastoni, o eri tu perplessa o perplesso? La situazione era ferma adesso? Vediamo il paggio di coppe, prossimo futuro, quindi paggio di coppe, 9 di bastoni, sì, ti vedo un po' sulla difensiva, mi spiego? Vediamo il mago, il 6 di spade, qua c'è una persona che avanza nei tuoi confronti, assolutamente c'è proprio avanzamento. Il cavaliere di bastoni, cavaliere di spade, cavaliere di bastoni, cavaliere di spade, cavaliere di bastoni, 5 di coppe, è come se tu avessi un po' di remore ad aprirti perché non vuoi soffrire di nuovo. Però questa persona ne vale la pena, mi sta dicendo. Vediamo un'altra, cavaliere di spade, cavaliere di bastoni, cavaliere di spade di nuovo. È come se mettessi un po' dei limiti prima di aprirti, però questa persona non si arrende. Un'altra, cavaliere di spade, cavaliere di bastoni, la luna, vedi? Questo mi parla che qua c'è una persona di valore, ma sei tu che hai un po' di paura inconscia. Perché hai paura a soffrire, hai paura ad aprirti, metti un po' dei limiti. Vediamo che c'è dopo il cavaliere di bastoni. Cavaliere di spade, vedi c'è un po' di mancanza di fiducia tua, non sai, non ti fidi molto di questa persona, però qua mi dicono ne vale la pena. La giustizia quando è al positivo è una carta strabomba. Con il mago poi che mi segue, una carta strabomba. Sei tu che hai un po' di remore, infatti il paggio di bastoni che sei tu, Sagittario, sta un po' al blocco con la sacerdotessa, mi dice sei un po' più introspettiva, preferisci godere delle tue amicizie, delle tue cose, però qua arriva, arriva. E andiamo a vedere cosa ti dice l'ultima carta. E il carro è certo che arriva. È certo che arriva. Sparata pure. Non si arrende questa persona, eh? Non si arrende. Abbiamo il carro, assolutamente. Paggio di spade. È una persona che anche magari ti osservava alla distanza. Sei tu che non ti fidi molto, ma perché è una cosa tua interna. Però mi dicono ne vale la pena. Ok? Vediamo un po' cosa ti dirà questa persona. Sono scappato per paura che mi lasciassi.
Per alcuni di voi è una persona che è scappata per paura che la lasciavate. Altrimenti questa è la tua energia, per esempio se sei single, che hai, magari metti un po' le difese per paura che questa persona ti lasci o che ti faccia soffrire di nuovo, ok? Se è una persona nuova. Vediamo ancora cosa ti dirà questa persona. Questa te l'ho detto, ti sposerò perché quando mi mettono la giustizia al positivo con un mago è qualcosa di veramente forte. Ti sposerò perché questa persona ha tutte le intenzioni, tu hai un po' di remore. Però vedo che poi ti lasci andare. Piano piano, con i tuoi tempi, ma lo fai. Fammi vedere, sono curiosa di vedere una cosa. Qual è la tua energia nei confronti di questa persona, di questo mago? 4 di coppe, è come se non ti prendesse nel tuo miglior momento emozionale. O sei insoddisfatta se la conosci già questa persona di alcuni suoi comportamenti, oppure sei una persona nuova, è come se non ti prende nel miglior momento emozionale, è come se a volte all'inizio non ne hai voglia, ok? Perché il 4 di coppe? 10 di coppe, perché qua è come se hai sofferto molto in un'altra relazione, oppure hai sofferto perché non ti hanno dato quello che volevi. Stai bene con le tue cose, con i tuoi amici, con le tue cose, come se volessi tutto e metti un po' alla prova questa persona. Fammi vedere un po' qual è l'energia di questo mago nei tuoi confronti. Il 3 di denari, questa è una persona che vuole fare dei piani insieme a te, vuole venirti incontro, fare dei piani insieme. Una persona molto ben intenzionata, te l'avevo detto anche prima, vedi di bastoni verso di te, energia, sforzo, impegno, o ti prende un po' lo sprovvista, però tu comunque alla fine è una questione tua interna e poi ti lascia andare. Però mi dicono ne vale la pena. Ok. Vediamo cosa ti dice l'ultimo oracolo. La storia infinita. Costruire palazzi. Guarda, assolutamente sì, nonostante un po' di tue remore, che tu la conosca o meno questa persona rispetto proprio all'amore, dici che storia infinita. Questa è una persona che si possono mettere delle basi insieme, ti vedo proprio felice, va bene? Quindi ragazze mie ragazzi, che dirvi altro? Vi faccio un grandissimo in bocca al lupo, noi ci vediamo alla prossima e come sempre, che Dio vi benedica. Mua!